ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi del famoso omicidio di Giulia Tramontano avvenuto a Senago in provincia di Milano esattamente il 27 maggio del 2023. Però ormai mi conoscete, non voglio raccontarvela così, ma voglio entrare proprio nei dettagli, il più possibile naturalmente. Ma prima di cominciare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, tempestate di like a questo video e attivate tutte le campanelline e non solo, commentate. Ma andiamo subito all'inizio di questa orribile vicenda. Il 28 maggio del 2023, esattamente il giorno dopo di quello che vi ho appena detto, è stata denunciata la scomparsa di Giulia Tramontano, una donna di soli 29 anni, per lo più in gravidanza al 7° mese. La donna era un agente immobiliare a Senago, dove si era trasferita 5 anni prima dalla provincia di Napoli per andare a convivere con il fidanzato Alessandro Impagnatello. Infatti è proprio lui che ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Impagnatello, un ragazzo di 30 anni, lavorava come barman in un grande albergo, in un albergo soprattutto di lusso, ed era già padre di un figlio avuto da una precedente relazione sentimentale. I familiari della donna infatti sono convinti fin dall'inizio che non si tratti affatto di un caso di allontanamento volontario, tanto che Chiara Tramontano, appunto la sorella di Giulia Tramontano, nella stessa serata del 28 maggio ha contattato la trasmissione Chi l'ha visto dopo che Giulia non era più stata reperibile né telefonicamente né personalmente. L'ultimo contatto infatti risale alle 21:43 di sabato 27 maggio, momento in cui Giulia via messaggio saluta la madre dicendole che stava andando a riposare. Effettivamente il telefono della donna non risulta più attivo dalla tarda serata del 27 maggio. Il fidanzato Alessandro Impagnatello si è ovviamente recato immediatamente a fare denunce ai carabinieri di scomparsa. Esattamente si è recato nella caserma dei carabinieri il 28 maggio dopo che in mattinata si è recato al lavoro. L'uomo ha dichiarato che ha visto Giulia per l'ultima volta quella domenica mattina sul letto in pigiama prima di recarsi al lavoro, ma già nel momento stesso della denuncia il suo racconto risulta davvero molto poco credibile. Impagnatello inoltre ha fornito alle forze dell'ordine un indirizzo inesistente per cercare Giulia. Ma ragazzi, secondo voi perché ha dovuto addirittura dare un indirizzo che non esiste? Cioè, non gli è venuto in mente che potevano dubitare subito? Ma vabbè, comunque andiamo avanti. Dalle indagini emerse infatti la donna aveva da poco scoperto che il fidanzato aveva una doppia relazione sentimentale, in quanto intratteneva un'altra relazione, chiamiamola clandestina, con una collega americana la quale precedentemente era rimasta incinta ma aveva fatto subito ricorso per l'aborto. Nell'auto di Alessandro però vengono rilevate quasi subito delle tracce biologiche, di conseguenza è diventato subito il principale indiziato. Si scopre inoltre ragazzi che lui e la sua collega, oltre ad essere ovviamente la sua amante, inoltre il suo nome non è mai stato rivelato dai mass media, infatti è tuttora segreto, non si sa chi sia e come si chiami soprattutto in realtà questa donna. Alessandro purtroppo aveva sempre parlato male di Giulia con la sua amante, l'aveva sempre denigrata e sminuita, attribuendole, pensate un po', addirittura un disturbo mentale. Tra il 31 maggio però e il 1° giugno, Alessandro dichiara di essere responsabile del decesso di Giulia Tramontano e fornisce indicazioni agli inquirenti con lo scopo di fare appunto ritrovare il corpo. Purtroppo ragazzi anche Giulia non è che se n'è andata proprio in modo tranquillo. Infatti risulta essere stata uccisa nell'abitazione in cui conviveva con numerose coltellate ed è stato, pensate un po',
per 2 volte tentato di bruciare il suo corpo. La prima volta nella vasca di bagno di casa con dell'alcol etilico, mentre la seconda volta fuori dal suo appartamento con la benzina. Alessandro ovviamente viene incriminato subito per omicidio aggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Dalle analisi effettuate però sul suo telefono risulta anche che Impagnatello ha fatto diverse ricerche sul web sul come fare sia eliminare un corpo e come cancellare le tracce di sangue. Dopo che Giulia è stata uccisa, sia il suo telefono che i suoi documenti sono stati gettati in un tombino. Prima di disfarsi di questo telefono, però, Alessandro lo ha utilizzato con lo scopo solo per depistare le indagini. Ovviamente, ragazzi, in un caso come questo è stata disposta l'autopsia e si scopre che sia nel sangue della donna che nel feto che portava in grembo era presente una notevole quantità di veleno per topi. Viene riscontrato inoltre che Alessandro, nei mesi antecedenti a questo delitto, aveva fatto anche in quel caso diverse ricerche sul web riguardo appunto alla quantità di veleno per topi necessaria per uccidere una persona, alle modalità di somministrazione e non solo, ma anche sulle tempistiche con cui questo veleno avrebbe dovuto fare effetto. Infatti Giulia da qualche tempo che si lamentava con le sue amiche di avere terrificanti dolori allo stomaco e di sentirsi, in qualche modo come se fosse stata drogata, ma ovviamente non aveva mai sospettato del suo fidanzato. Dall'autopsia emerge anche che la Tramontano era stata colpita inizialmente alle spalle per poi essere stata colpita più e più volte con diverse coltellate in varie zone del collo. Pensate ragazzi che in totale l'assassino la colpì per ben 37 volte, nessuna delle quali però mai su un punto vitale. Ovviamente proprio per questo motivo la vittima morì per dissanguamento, dettaglio che fa scattare l'aggravante della crudeltà insieme a quello della premeditazione dovuto al veleno costantemente somministratole per svariati mesi. Questo delitto ovviamente ha suscitato uno sdegno incredibile della stampa, ma non solo, anche una forte indignazione sia dei commentatori televisivi che degli editorialisti. È stato messo anche in questo caso come il problema del femminicidio sia solamente la punta dell'iceberg, in quanto ogni giorno le donne sono costrette a sopportare abusi e violenze. Il modo però in cui è stata trattata la vicenda ha suscitato anche critiche negative da parte dei rappresentanti del mondo femminista, in particolar modo però su determinati racconti che si limiterebbero solo ed esclusivamente ad etichettare, diciamo così, gli autori di questi crimini come mostri o malati, anziché riconoscere e considerare la violenza maschile come un fenomeno sistematico. Ma ragazzi, il 18 gennaio di quest'anno inizia finalmente il processo contro Alessandro Impagnatello. Il primo atto sono le dichiarazioni istintive dell'imputato che ammette la sua colpevolezza. I capi di accusa sono immediatamente questi: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi, dal vincolo di convivenza, interruzione appunto non consensuale della gravidanza e occultamento di cadavere. I giudici però non accettano la richiesta di costituirsi parte civile avanzata dal comune di Senago, dall'associazione Penelope e dall'associazione Polis. L'unica parte civile del processo è quindi la famiglia di Giulia. Nel corso però delle successive udienze del primo grado, l'assassino riconosce di aver avvelenato la povera ragazza nei mesi ovviamente precedenti all'omicidio, quindi lui praticamente l'ha già avvelenata, ha già tentato, aveva tentato già questo delitto mesi e mesi prima
che poi in realtà ci riuscisse. Ma qua arriva davvero una cosa assurda, perché lui afferma di averlo fatto solo ed esclusivamente per causarle questo aborto, perché lui questo figlio da Giulia praticamente non lo voleva. Successivamente però conferma poi di averla uccisa in casa il 27 maggio e di avere tentato inoltre di occultarne il cadavere, però senza riuscirci. E qui ragazzi attenzione, perché arriva la ciliegina sulla torta. Infatti ha dichiarato anche di essere andato a mangiare dalla madre con il cadavere di Giulia nel bagagliaio dell'auto. Ragazzi, ditemi voi se questa non è follia pura. È andato a mangiare dalla madre come se nulla fosse. Ma vabbè ragazzi, mettetemi un po' nei commenti voi cosa ne pensate di questa storia, di tutto quello che è successo a questa povera ragazza. Ragazzi, che dirvi, anche per oggi, ma solo per oggi, questo mio video si conclude qui. Mi raccomando, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di attivare tutte le campanelline, di tempestare di like questo video e di commentare tantissimo. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!